Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo appuntamento in giardino dedicato alle piante dimenticate. In questo caso abbiamo una begonia. Le begonie sono piante che sono ancora molto coltivate, sono molto vendute nei vivai, soprattutto con le ultime ibridazioni, le ultime specie che sono arrivate da posti tropicali, con delle foglie spettacolari. Quella che vi propongo oggi invece è una vecchia begonia, coltivata, visto la puntata della playlist Le piante dimenticate, coltivata negli anni fino agli 70, anni 70, 80. Una pianta molto coltivata perché era utilizzata e la si poteva incontrare tantissimo nei pianerottoli, ad esempio dei condomini, dove non c'era una grandissima illuminazione. La pianta in questione è una begonia eritrofilla. La begonia eritrofilla è una begonia rizomatosa, dopo vedremo i suoi rizomi che strisciano anche al di fuori del vaso, ed è un ibrido creato nel 1845 da due tipi di begonia, dalla begonia manicata e la begonia idrocotifilla. Queste due begonie hanno dato origine, con l'ibridazione, a questa begonia che io credo che sia, almeno secondo il mio parere, probabilmente la begonia più bella. Ho avuto qualche begonia rex, con queste foglie frastagliate, rugose, di colori incredibili. Ho avuto qualche altra begonia, sempre con delle foglie un po' particolari, con foglie velutate, non velutate, ma la begonia che a me dà sempre tantissime soddisfazioni nella coltivazione, anche perché la amo nella sua bellezza, è proprio la begonia eritrofilla. Questa begonia vintage, un po' una begonia coltivata tantissimo negli anni 80 e adesso veramente caduta proprio un po' nel dimenticatoio. Nel corso degli anni, da fine anni 80 in poi, primi anni 90, è stata sostituita da varietà e specie di begonia che sono per qualcuno molto più belle perché più appariscenti. Lei invece non è tanto appariscente, quanto però riesce a catturare l'attenzione proprio per le sue foglie che sono di grosse dimensioni, e queste non sono ancora quelle grandi, perché le può fare ancora più grandi di così. Foglie che si presentano verde scuro sulla pagina superiore e nella pagina inferiore presentano questo colore invece color mattone, un colore porpora molto scuro, quindi rosse diciamo nella pagina inferiore e verdi nella pagina superiore. Foglie che sono lisce con dei piccoli peletti intorno e visto la forma delle sue foglie, questa begonia viene chiamata anche, adesso non uso il termine inglese perché io non conosco la lingua inglese, ma la traduzione del suo nome volgare, diciamo come viene chiamata con questo soprannome all'estero, è begonia bistecca di manzo, proprio perché le sue foglie ricordano un pochettino la forma di una bella bistecca e sono anche molto grandi. Il termine bistecca è usato anche per indicare una begonia con delle foglie di grosse dimensioni. Possono diventare più grandi di quelle che potete vedere qui in questo esemplare, che è già abbastanza voluminoso di suo. Sono venuto a conoscenza di questa begonia quando ero un ragazzino, avrò avuto 10, 11 anni, 12 anni. Abitavo in città al terzo piano di un condominio e all'ultimo piano di questo condominio c'era una signora che aveva diversi fiori, coltivava delle piante. Infatti mi ero affezionato tantissimo a questa signora perché andavo a casa sua e trovavo delle piante meravigliose. Una di queste era la begonia eritrofilla. Così ricordo di aver chiesto una sezione di rizoma a questa signora, l'ho messa a radicare in acqua, ha fatto le radici e da lì in poi ho cominciato a coltivarla. Poi quell'esemplare è andato perso nel corso degli anni, è rimasto a casa dei miei, poi credo che sia poi morto nel corso degli anni, anche dopo il loro trasloco. Successivamente sono riuscito a ritrovarla, non ricordo bene dove e come. Io ho ritrovato la begonia eritrofilla, non vorrei che sia la divisione che mi ha dato qualcuno, perché effettivamente è molto difficile trovarla nei vivai. Io ogni tanto faccio dei giri nei vivai qua in zona, almeno qui nel Pinerolese dove abito io,
nella parte occidentale qua del Piemonte, quindi giro magari vivai del Pinerolese, ne vivai intorno a Torino, anche delle parti di Cuneo, a volte faccio delle escursioni, ma non l'ho mai vista in vendita, mentre è ancora in vendita online su alcuni siti, oppure come scambio tra persone, perché è una pianta che ormai è talmente in disuso che ormai viene scambiata, e già negli anni 80 faceva capire questo, perché le persone se la passavano nel condominio di pianerottolo in pianerottolo, proprio per il suo bisogno di una luce che non deve essere particolarmente forte e anche una buona resistenza ad una temperatura a temperature che non sono eccessivamente alte, ma sicuramente non è una pianta da clima freddo. Questa è una begonia che presenta delle varietà. Io ho fatto una piccola ricerca e ne ho trovate due che sono abbastanza simpatiche, diciamo, come variazioni un po' della forma di questa pianta. C'è la varietà Helix, che presenta delle foglie a spirale, quindi un po' Helix, un po' ricorda il guscio di una lumaca, no? Quindi che ricordano proprio il guscio della lumaca a spirale. Poi c'è la Black Jungle, che invece presenta sempre delle foglie che sono abbastanza simili a queste, ma sono molto arricciate. Black perché probabilmente è un po' più scura come colorazione del verde sulle foglie rispetto alla classica begonia eritrofilla. Bene, parliamo adesso della coltivazione di questa meravigliosa begonia. Allora, la begonia eritrofilla è una begonia che vuole un'illuminazione particolarmente forte. Questo non vuol dire sole diretto, una semiombra luminosissima, quasi al confine con la luce solare. Nel corso dell'anno noi possiamo anche muovere e spostare questa pianta, e quando troviamo che ha trovato la sua collocazione e comincia a produrre delle foglie molto grandi, possiamo lasciarla in quella posizione lì, se è una posizione che permette alla pianta di rimanere lì poi tutto l'anno. Quindi qui sto parlando dell'interno delle nostre case. In quel modo, non spostandola più, la pianta si svilupperà veramente in maniera meravigliosa. Al mattino può prendere anche un pochettino di sole. Vedete che questa l'ho sistemata qui, oggi è una giornata mite, l'ho portata fuori per fare il video. Questa è una bella begonia, bella grande, l'ho sistemata in questo tavolino. Qui c'è una tendina di arella, che sono queste cannette di bambù, di graminacee. Cosa fanno queste? Filtrano la luce solare, e un'illuminazione di questo tipo potete vedere che è diffusa, non è potente sulla pianta, è ottima per questa pianta luce solare per qualche ora. Non lasciamo questa pianta esposta alla luce solare tutto il giorno, perché rischiamo di bruciarla, anche perché fa seccare molto il terreno. E le begonie sono piante tropicali, subtropicali, che non sopportano un'illuminazione solare tutto il giorno, perché sono piante un po' di sottobosco, dove il bosco si apre un pochettino, loro crescono benissimo, perché ogni tanto arriva qualche raggio di sole, poi va via, ma rimane sempre una buona illuminazione, ma non sole diretto tutto il giorno. Per quello che riguarda invece il terriccio, possiamo coltivare la nostra begonia in diversi tipi di terriccio. Allora, o in solo terriccio universale, mischiato magari con della perlite, può anche andare bene. Possiamo usare anche una percentuale di torba con terriccio universale. Possiamo usare la fibra di cocco mescolata a un po' di terriccio naturale, di terriccio universale, mescolato sempre con un po' di perlite. Possiamo aggiungere al posto della perlite, possiamo mettere la pomice, o possiamo mettere anche un pochettino di argilla espansa all'interno del terriccio per aumentare il drenaggio. Quello che è importante per questa pianta è una coltivazione in un terriccio che trattenga un po' di acqua, ma nello stesso tempo sia drenante, nel senso la lasci andare via. È una pianta che non sopporta i ristagni idrici, il terriccio deve rimanere umido, non deve essere fradicio. È più consigliabile lasciare un pochettino più secca questa pianta nella sua coltivazione ogni tanto, che annaffiarla troppo. Quando ci accorgiamo che il vaso è veramente leggerissimo, allora possiamo intervenire con delle bagnature. Questo ce lo spiega anche la pianta, perché se noi andiamo a toccare i suoi fusti e le sue foglie e anche i suoi rizomi, ci accorgiamo che sono veramente carichi di acqua, sono pieni di acqua. Sono piante che quando le spacchiamo sicuramente ci troviamo nelle dita un po' di qualche goccetta di acqua. Questo perché la pianta in realtà ha questi rizomi che sono molto lunghi e abbastanza grossi, che servono anche un pochettino come riserva, no? Quindi quando la pianta non riceve dell'acqua perché ci siamo dimenticati, sicuramente non muore, ma possiamo poi bagnarla magari il giorno dopo, il giorno stesso, se ci accorgiamo che il vaso è leggerissimo. Ma
L'elemento importante nelle bagnature per questa pianta è che quando ci accorgiamo che la pianta, se l'abbiamo lasciata secca, vogliamo lasciarla seccare un pochettino, ci accorgiamo che le sue foglie cominciano ad andare un pochettino in giù, quello è il momento per intervenire. Ma come possiamo intervenire? Interveniamo con una bella bagnatura che bagna completamente il terriccio, quindi io consiglio o una doccia di qualche minuto magari nella vasca da bagno, ad esempio ogni tanto faccio così proprio per lavare anche un pochettino le sue foglie che ahimè sono molto grandi, si riempiono anche un pochettino di polvere e devono essere pulite. Una bella doccetta, non lo so, una volta al mese possiamo fare questo lavoro qui, magari di 2 minuti, insistiamo un pochettino proprio con l'acqua che entra anche nel vaso in modo da bagnare bene il terriccio. Oppure per capillarità, prendiamo il vaso, lo sistemiamo in un contenitore, un sottovaso alto con una bella dose di acqua, lo appoggiamo, quando l'acqua sarà stata tutta assorbita, il vaso è molto pesante, bene, abbiamo bagnato la nostra begonia. Sicuramente non andremo a fare tante piccole bagnature, io lo sconsiglio sempre perché questo ci fa perdere il controllo su quanto abbiamo bagnato la pianta e rischiamo di far marcire questa begonia, che ha come problema anche un po' la marcescenza se bagnata troppo. Gradisce un po' più il secco e un po' meno le frequenti bagnature continue. Quindi è una pianta robusta, una pianta che sa sopravvivere abbastanza, quindi non prestiamo a questa pianta tantissime attenzioni sotto ogni punto di vista. Io mi sono accorto che i risultati più belli ce li ho quando trovo la sua posizione luminosa e quando la bagno ogni tanto, quando vedo che ha bisogno di acqua la bagno senza far troppi interventi e lei cresce bellissima. Più è toccata più si spacca perché è fragilissima, più è spostata più tende a rompere tutto ciò che pende, insomma una pianta che non ama molto essere disturbata. Per la concimazione una volta al mese possiamo usare questi concimi che vendono per le piante d'appartamento, sempre nella dose dimezzata, non usiamo la dose consigliata dal contenitore perché è sempre una dose un pochettino eccessiva per le piante, usiamo una dose magari dimezzata, un po' diluita, questo aiuterà sicuramente la pianta a non avere delle radici bruciate. È una pianta che possiamo rinvasare in primavera, c'è un piccolo problema che è dato appunto dai suoi rizomi, dopo li guardiamo da vicino, perché è una pianta che quando si rinvasa si rischia di rompere. Quando si rompe le parti che si sono rotte possiamo inserirle nel terreno oppure possiamo metterla a radicare in acqua, che radica con molta facilità e quindi possiamo ottenere degli esemplari in più. Il vaso da utilizzare è sempre un vaso di dimensione leggermente superiore. Qui ad esempio potrà stare in questo vaso ancora per tanto, io avevo messo non tantissima terra, adesso tocco la terra è abbastanza secca, quindi questa pianta ha bisogno di una buona bagnata perché ha il terriccio molto secco, però vedete che sta bene, nel senso sta aspettando solo che vado a bagnarla. Usiamo un vaso leggermente più grande, non andiamo a sistemarlo in un vaso molto grosso, le begonie sono piante che hanno un sistema radicale non tantissimo sviluppato, colonizzano abbastanza il vaso, però non hanno bisogno di questi vasi molto grandi, anzi probabilmente stanno meglio in vasi un pochettino più piccoli con le radici leggermente un po' costrette, danno un risultato maggiore, anche perché possiamo assistere in un vaso un pochettino più piccolo alla fuoriuscita dei suoi rizomi a cascata e quindi offrire uno spettacolo estetico anche molto ma molto bello. Adesso mi avvicino con la telecamerina così guardiamo questi rizomi perché volevo parlarvi della sua moltiplicazione. È una pianta che può essere moltiplicata tramite seme ma ci vuole un bel po' di tempo, io sconsiglio con le begonie, le semine, preferisco fare una divisione della pianta, quindi il cespo viene diviso in due, oppure moltiplicarla tramite un taglio su questi rizomi che escono fuori magari dal vaso o che sono all'interno del vaso, un bel taglio, togliere le foglie inferiori e sistemarlo nell'acqua. Acqua che non deve essere freddissima, che deve essere cambiata abbastanza spesso e lì la pianta radica e si forma un nuovo esemplare poi da sistemare in vaso. C'è da dire che quando noi facciamo fare le radici in acqua a divisioni di piante, a talè magari di piante, il passaggio poi nella terra è un po' un trauma per questa pianta. È consigliabile magari staccare un pezzo di rizoma, di fusto della pianta e poi sistemarlo in un terriccio magari tenuto un pochettino più umido in modo da farlo radicare nel terriccio. In quel modo è già abituata alla terra, si abitua alla terra, rimane nella terra. Il passaggio dall'acqua alla terra per le piante è sempre abbastanza problematico. Avviciniamoci e guardiamo questi rizomi pazzeschi. Eccomi qua davanti a questi fusti della begonia, vedete che fuoriescono dal vaso, non posso muovere tanto perché tende a spaccarsi subito questa pianta, quindi bisogna fare attenzione. Questi sono appunto i suoi
fusti, che toccando poi terra radicano e creano poi altre vegetazioni. Sono anche a volte biforcati, ce ne sono di diversi tipi, nel senso che ce n'è uno magari un po' storto, l'altro che va giù dritto, e questi pendono e danno alla pianta proprio un volume nella zona dove viene collocata meraviglioso. Noi possiamo tagliare anche in questo punto, ad esempio, tagliamo qui con una cesoia, lasciamo asciugare un pochettino, poi mettiamo questa sezione o in un vasetto con della terra umida o nell'acqua, e la pianta poi pian piano emetterà le sue radici per avere degli altri esemplari. Finiamo con la temperatura che gradisce questa pianta. Questa è una pianta che può sopportare temperature che vanno dai 10 gradi fino ai 25 gradi, 30 gradi, credo massimo, per una questione di troppo calore che magari tende ad asciugare un pochettino in fretta il terriccio. 10 gradi, dico questa temperatura perché io la tengo in una stanza dove di notte la temperatura arriva anche a 10-12 gradi, insomma rimane sempre abbastanza fresca. La pianta cresce con un pochettino più di lentezza in questa temperatura. Quando poi in primavera la porterò all'esterno della casa, in una zona un pochettino in semiombra, lì con una buona temperatura la crescita sarà molto più veloce e anche la fioritura potrebbe essere più immediata. In questo caso li sta portando avanti da un bel po' di tempo, proprio perché in inverno negli appartamenti le piante ricevono un po' meno luce di quella di cui hanno bisogno. Io dove tengo questa begonia di luce non ce n'è tantissima, quindi rivolta verso questa finestra e prende tutta la luce da questa parte. Vedete che le foglie si sono girate tutte verso quell'unica fonte di luce che prende al mattino con qualche ora di sole e poi una luce diffusa fino al primo pomeriggio, poi va totalmente al buio, diciamo, quindi non permette a questa pianta di crescere molto bene questa condizione. Quando portiamo la begonia eritrofilla all'esterno in primavera, assicuriamoci che fuori le temperature notturne siano al di sopra dei 10, 12, 13 gradi, 15 gradi. Possiamo portarla fuori, sistemiamola in un posto in cui siamo sicuri che non venga raggiunta dal sole cocente, soprattutto dalle 11 del mattino, 10 del mattino, fino al tardo pomeriggio. La luce serale può andare bene solare e serale può andare bene per questa pianta, magari quella del tramonto, ottima, come anche le prime luci del mattino, proprio all'alba, quella luce magari per 2 ore, 3 ore anche di luce solare al mattino, dall'alba in poi, è un qualcosa che può servire a questa pianta per crescere bene, ma dopo deve essere in questa luce luminosa. Dobbiamo pensare come se fosse una foresta in cui c'è un po' di apertura e piuttosto che un bel raggio di sole che arriva a illuminarla, c'è questa bellissima luce, un po' come quella che noi osserviamo sempre all'interno magari di alcune serre, quando queste piante sono magari un po' sistemate in zone in cui vediamo che il sole colpisce tante piante, ma loro rimangono in questa luminosità bellissima. Ecco, quella è la condizione ideale per coltivare questa begonia vintage anni 80. Bene, con questo chiudo questo secondo video dedicato alle piante dimenticate con questa fantastica begonia. Il consiglio che posso dare è, se trovate qualcuno che la coltiva in casa, che ne ha in casa, provate a chiederne un pezzetto, sarà felice di darvelo perché poi cresce, quindi a volte bisogna anche sbarazzarsi di qualcosa che è in più, anche perché sappiamo che con la moltiplicazione è molto facile riprodurla, basta staccarne un pezzetto, quindi magari ci regalano un pezzettino e in questo modo possiamo coltivarla e nello stesso tempo possiamo poi regalarla a qualcuno. È un po' una pianta staffetta questa, una pianta che passa di mano in mano, e questo lei ha fatto perché è arrivata dagli anni 70 pian piano di regalo in regalo, è riuscita ad arrivare fino al 2026, in questo caso a casa mia, perché ripeto è una pianta che probabilmente mi è stata data da qualcuno. Io non l'ho acquistata perché è molto difficile trovarla in vendita nei vivai almeno della mia zona, e quindi anche lei probabilmente da tantissimi anni lei è una piccola divisione di un qualcosa che è stato coltivato tantissimi anni fa e quindi conserva al suo interno anche una storia. Ciao a tutti, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Non vedo l'ora di parlarvi di qualche altra pianta dimenticata, ma soprattutto di riportarvi anche un pochettino in giardino, e soprattutto nella speranza che arrivino delle belle giornate di sole e che arriviamo finalmente alla primavera, quando in giardino sarà molto bello lavorarci e assistere alle prime fioriture. Ciao a tutti e grazie, e a presto. Ciao ciao!